Ciao ragazzi, qui Marchettino e diamo inizio ad un altro weekend di bagarre con le smartine elettriche. Allora ragazzi, siamo giunti alla penultima tappa del campionato delle smart elettriche. Questa tappa ci porta al circuito di Magione in Umbria. È una pista in cui non ero mai stato finora. Prima esperienza in questa pista. Questa mattina abbiamo già fatto 2 sessioni di prove libere, devo dire che non sono andate male. Nella prima sessione non ci hanno presi i tempi, però nella seconda ho fatto il miglior tempo, P1. E adesso passiamo subito a vedere gli highlight della qualifica. In qualifica oggi ho fatto a Magione il secondo miglior tempo. Ancora non ci credo, ho fatto P2. Domani sarà una gara penso sensazionale. Onestamente questo circuito lo trovo essere il circuito ideale per guidare con queste smartine, perché è una pista piccola ma molto tecnica. Mi piace soprattutto il pezzo finale con tutte quelle curve in sequenza che vanno tutte fatte correttamente, perché se ne sbagli una, sbagli in sequenza anche tutte quelle dopo. Devo dire che sì, con P2 penso di essermela cavata molto egregiamente. Ho controllato il meteo e domani sia in gara 1 che in gara 2 ci sarà tanta, ma tanta pioggia. Beh ragazzi, eccoci pronti per domenica, gara 1, gara 2 e come previsto piove. Tutta questa mattina che inizia a smettere di piovere in continuazione. La pista è molto bagnata, l'asfalto non è molto drenante, quindi sarà una gara molto interessante, pericolosa, perché io parto in seconda posizione e dovrò difendere quella posizione, perché è molto importante in ottica punti per la classifica finale. Per regolamento guideremo coi controlli accesi, faremo i primi 2 giri con la safety car, quindi per la prima volta in questo campionato faremo la partenza lanciata e soprattutto correremo sotto il bagnato, cosa che nessuno aveva fatto finora, quindi sarà molto interessante vedere il comportamento della macchina in queste condizioni. Beh ragazzi, che dire, io penso che il mio volto dice tutto. Sono estremamente deluso perché ho fatto la mia miglior partenza di campionato come qualifica e a fine gara ho finito P8. Di certo un risultato che non mi aspettavo. Peccato. E cos'è successo? Beh, praticamente rispetto agli altri avversari sembravo praticamente fermo, non riuscivo proprio a gestire la macchina. In quelle condizioni, con i controlli accesi, non mi sono trovato assolutamente bene. Non capivo neanche qual era la traiettoria ideale, perché la pista era tutta bagnata. Con queste gomme
la macchina non riusciva a scaricare la potenza, e con i controlli accesi, i controlli erano sempre l'invadente, in uscita di curva uscivo pianissimo perché davo gas e la potenza non c'era, la macchina era praticamente ferma. I miei avversari hanno sicuramente gestito la macchina molto meglio di me, però non scoraggiamoci troppo, perché io spero che il tempo rimanga come adesso, cioè dire che si sta aprendo, e spero di fare gara 2 con un po' di sole e la pista un po' più asciutta, anche perché con la regola della griglia invertita partirò più, quindi avrò un'altra ottima occasione da sfruttare al meglio. Allora ragazzi, siamo pronti per gara 1. Il meteo fuori, ci sono molte nuvole, le traiettorie si stanno asciugando, quindi in questo caso ci hanno detto che a nostra discrezione possiamo guidare con i controlli accesi o spenti. Io me la rischio tutta, ho chiesto di guidare con i controlli spenti e adesso andiamo a vedere come riusciamo a posizionarci fino alla fine in gara 1. E adesso andiamo in pista e andiamo a combattere per il primo posto. Ragazzi, finalmente la tanto ambita coppa, finalmente ho fatto podio, è stata una gara sensazionale, molto, ma veramente molto combattuta dall'inizio alla fine. Probabilmente penso sia la gara più bella che abbia disputato finora in questo campionato, e qui finalmente la tanto sudata ricompensa. Sono veramente al settimo cielo. Adesso andiamo un attimo a vedere le condizioni della mia macchina, perché è stata una gara combattutissima dall'inizio alla fine e le sportellate, ma le sportellate quelle grosse non sono mancate, tanto che ho fatto la maggior parte della gara senza lo specchietto destro, e credetemi che non riuscire a vedere a destra è stato molto rischioso, perché temevo molto gli attacchi verso il lato destro della macchina. Insomma, fino a fine gara non sapevo se sarei riuscito ad arrivare al podio o no. Sì ragazzi, come potete vedere i segni delle sportellate si vedono. La mia smartina ha bisogno di un po' di cura e forse qualche pezzo nuovo di ricambio. Guardate qui. Mamma mia, si sta staccando. Sì, non c'è un angolo della macchina che si salvi, però ne è valsa la pena dare qualche sportellata. E per fortuna mi hanno confermato che sì, questa macchina non ha un'assicurazione casco. Tra l'altro ragazzi, ecco qui la classifica finale con tutti i dati. Come potete vedere qui sono secondo. Un'altra piccola soddisfazione è che ho fatto il giro più veloce, sono stato l'unico a scendere sotto il minuto e 40. Ragazzi, qui si conclude la semifinale del campionato delle Smart. Come potete vedere dal mio sorriso sono al settimo cielo, e ci vediamo all'Autodromo di Franciacorta il 17 e il 18 novembre per la finale. Vediamo, io combatterò fino alla fine sperando di ottenere un buon risultato nella classifica finale. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione.